Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo un'altra ricetta molto semplice, il baccalà aglio, olio e peperoncino. Allora, ci servono dei tranci di baccalà già ammollati. Io questi li ho ammollati per 3 giorni cambiando l'acqua mattina e sera e lasciandoli in un luogo fresco. Poi ci occorrerà del topinambur, peperoncino rosso, prezzemolo fresco, aglio, rosmarino, paprika e del pangrattato tagliato in maniera molto grossolana perché così risulterà più croccante. Naturalmente anche un po' di sale e del olio extravergine di oliva. Prima cosa da fare, mettere una pentola con dell'acqua. Quando l'acqua arriva ad ebollizione possiamo far sbollentare il baccalà per 10 minuti. Nel frattempo possiamo sbucciare il topinambur dopo averlo accuratamente lavato bene. Teniamo da parte e così poi lo sciacquiamo ulteriormente prima di andarlo a bollire. A questo punto possiamo tagliare a pezzetti in modo che la cottura sia più rapida. Nel frattempo l'acqua è arrivata a bollore. Inseriamo il baccalà in acqua leggermente salata e lo lasciamo andare così per 10 minuti, rigirandolo dopo 5 minuti, così sarà una cottura ottimale da ambe le parti. Quando l'acqua bolle possiamo mettere il nostro topinambur ad ammorbidirsi. Ci vorranno all'incirca 10-15 minuti in base anche a quanto l'avete fatto spezzo. Rigiriamo il baccalà con delicatezza in questo modo e lasciamo andare per altri 5 minuti. Nel frattempo che topinambur e baccalà continuano a cuocere, noi ci prepariamo il pane tostato, quindi olio, aglio schiacciato a cui ho tolto l'anima, pangrattato di questo a grana grossolana, paprika, e rosmarino. Tagliamo anche un peperoncino a pezzetti. Mescoliamo. Portiamo quindi sul fuoco
e lasciamo insaporire finché il nostro pane grattugiato diventerà bello croccante. Se occorre aggiungiamo ancora della paprika per ottenere un colore bello intenso. Attenzione che il pane grattugiato non si bruci, mi raccomando. Stiamoci ben attenti. Il pane grattugiato è croccantissimo. Adesso è pronto, lo togliamo immediatamente dalla padella, altrimenti la padella continuerà a riscaldare e quindi finirà che si brucerà e poi non avrà più questo bello odorino che ha adesso, quindi togliamola immediatamente. Quando il topinambur diventa morbido possiamo scolarlo e adesso molto semplicemente dobbiamo emulsionarlo con un mini primer. Aggiungiamo dell'olio, l'olio deve essere abbondante per poterci permettere di creare questa emulsione meravigliosa e lo andiamo ad emulsionare semplicemente col mini primer. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. A questo punto in un altro piatto dobbiamo semplicemente andare a panare il nostro baccalà in maniera abbondante. E voilà, cari amici, il nostro piatto è servito. Un piatto davvero molto scenografico, molto buono da veri MasterChef. Se questa ricetta vi è piaciuta, ricordate di lasciare un like e iscrivervi al mio canale. Bacioni, buona serata e a presto!